Ciao e bentornato su Live Your Guitar. Continuiamo a parlare di accordi. Nelle precedenti lezioni abbiamo iniziato a capirne il funzionamento e oggi partiamo con il fare delle progressioni. Avrai di certo sentito parlare di giri armonici, in americano turnaround. Si sa, gli americani sono dei gran fighi, noi più tradizionalisti continuiamo a chiamarli giri armonici. Ma di che cosa si tratta? Si tratta di una successione di accordi e nella fattispecie primo grado, sesto grado minore, secondo grado minore e quinto grado. Per cui una successione di accordi che ruota attorno, per questo turnaround, ad un grado principale, il primo, e può essere suonato in ogni tonalità. In pratica, parlando di un giro armonico di Do, in cui Do sarà il primo, se questi sono i suoni della scala maggiore di Do, per cui della tonalità di Do maggiore, il primo sarà Do, il sesto sarà La minore, il secondo sarà Re minore e il quinto sarà Sol. Quella di oggi è una lezione prettamente pratica, per cui non mi fermerò sull'aspetto teorico del perché alcuni accordi sono maggiori e alcuni accordi sono minori. Per questo ti invito ad approfondire andando sul mio sito www.simonsoprani.com, nella sezione Live Your Guitar vatti a cercare la armonizzazione della scala maggiore, lì troverai tutte le risposte che stai cercando. Per cui iniziamo dal giro armonico di Do, metteremo i giri armonici sotto forma di esercizio attraversando diverse tonalità. Partiamo. Partendo dal Do maggiore abbiamo detto primo Do, lo suoniamo 4 volte come se fossero 4 quarti, sesto La minore, secondo minore, quinto Sol. Lo proviamo una seconda volta, attenzione bene, sostituendo il secondo minore con il quarto grado, per cui al posto del Re minore, nel caso del giro di Do, useremo un Fa maggiore. Questa è una sostituzione molto utilizzata che dobbiamo imparare subito e per questo ogni giro che vedremo faremo la prima volta il secondo minore, la seconda volta il quarto maggiore. 1, 2, 3, 4. Di nuovo con il quarto grado. Questo è il giro di Do. Cosa succede? Ci fermiamo sul quinto grado come ultimo accordo. Bene, questo quinto grado sarà adesso il nostro punto di ripartenza, per cui diventerà il primo, cioè ci spostiamo nella tonalità di Sol maggiore. Stesso discorso, suoni della tonalità di Sol maggiore, per cui scala maggiore di Sol, e in Sol il primo sarà Sol, il sesto minore sarà Mi minore, il secondo minore sarà La minore e il quinto sarà Re. Ricordiamoci bene che dovremo nella seconda parte sostituire il secondo minore, per cui La minore, con il quarto grado, in questo caso Do maggiore. Facciamoli tutti e due lentamente. 1, 2, 3, 4, Sol. Un quarto. Sesto. Di nuovo con la sostituzione ora. Quarto maggiore. Yeah. Andiamo avanti così. Vediamo la tonalità di Re maggiore. L'ultimo accordo diventa il nostro primo. Come faremo? Scala di Re maggiore. Il primo sarà Re e il giro di Re sarà Re maggiore che è il primo, Si minore che è il sesto minore,
Mi minore che è il secondo minore e l'ultimo che sarà un La come quinto grado. Ricordiamoci anche qui che al posto del secondo, per cui di Mi minore, potremmo mettere il quarto, cioè il Sol maggiore. Ricordati sempre di inizialmente dare un'occhiata ai suoni, poi questi ragionamenti ti verranno automatici. Andiamo insieme? Forza! 1, 2, 3, 4, re. Sesto. Di nuovo con la sostituzione. Questo sarà il nostro nuovo punto di partenza. Come vedi, in questo modo abbiamo attraversato tonalità diverse, semplicemente agganciando un giro armonico all'altro, per cui il nostro punto di arrivo, cioè l'ultimo accordo del giro armonico, diventa il nostro nuovo punto di partenza. Così facendo potresti attraversare suonando tutte e 12 le tonalità. Oggi ci lasciamo con questo esercizio che attraversa le prime tonalità fino ad arrivare, partendo, dal Do maggiore fino ad arrivare a quella del Mi maggiore. Starà a te procedere ed andare avanti esplorando anche, le rimanenti. L'ultima chicca che ti passo è quella che l'accordo costruito sul quinto è spesso di settima, per cui se tu conosci già le diteggiature dell'accordo di settima, il quinto grado di ogni giro armonico puoi già suonarlo in questa maniera. Andiamo. Eccoci al termine di questo video. Suonare i giri armonici è un ottimo modo per imparare i gradi e le note delle varie tonalità e anche per migliorare la nostra tecnica degli accordi e tecnica di accompagnamento della mano destra. Vedremo come abbellire questi accordi base che abbiamo visto oggi, aggiungendo dei colori nuovi nelle prossime video lezioni. Proprio per questo e per tanto altro io ti consiglio, se tu non l'avessi già fatto, di iscriverti al canale.
ricordandoti che se vorrai approfondire l'aspetto teorico di quelle lezioni che qui vediamo più nella pratica, potrai farlo andando sul mio sito www.simonsoprani.com, sezione Live Your Guitar. Ci vediamo alla prossima! Live Your Guitar!